Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete e le tendenze energetiche per i soldi e le finanze per i prossimi 30 giorni. Ok. Abbiamo la carta della temperanza, ragazzi, è di buon auspicio, nel senso che è la carta della guarigione, quindi se per caso siete in qualche problema economico, ci si avvia verso la guarigione e il riequilibrio. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, c'è il link alla pagina web dove potete vedere tutto quello che propongo e nella sezione dei contatti c'è il numero di telefono e sempre nella descrizione del video potete trovare i corsi gratuiti presenti sul canale. Sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per il denaro. Abbiamo un'imperatrice, un asso di coppe, un 3 di spade, 10 di pentacoli, 3 di bastoni e 8 di pentacoli. Non sono carte stupendissime, ragazzi, ma non sono neanche orrende, voglio dire, è una via di mezzo. Ci si avvicina, se vogliamo, all'equilibrio. Andiamo a vedere quest'imperatrice. Ok. 4 di bastoni, carro e cavaliere di coppe. Allora, devo dire che è come se si partisse da una situazione stabile, ferma se vogliamo, nel senso che l'imperatrice è al contrario, quindi non c'è una vera e propria espansione, però è come se ci fosse con questo carro la voglia di andare oltre, la voglia di fare qualche cos'altro. Tenete presente che avete anche un cavaliere di coppe, ci potrebbe essere qualche offerta che arriva per muoversi, mi viene da dire uscire dal vostro quadrato. E difatti qua abbiamo un asso di coppe che adesso andiamo a vedere perché secondo me è il nuovo inizio di qualche cosa. E qui abbiamo un 6 di bastoni, un 2 di pentacoli, un fante di bastoni e un 9 di coppe. Quindi confermo che nei prossimi 30 giorni potrebbe arrivare un'ideona o potrebbe arrivare un qualche tipo di nuovo inizio che effettivamente potrebbe portare a pagamento. Secondo me, considerato il 2 di pentacoli, potrebbe essere un qualche cosa di nuovo che si aggiunge e che vi può far guadagnare dei soldi in più rispetto a questa situazione di partenza, che comunque è abbastanza stabile, però ripeto, è come se non potesse espandersi e quindi qui arriva una nuova idea, un nuovo inizio, un nuovo progetto, è un asso, quindi c'è qualcosa di nuovo che inizia. Mm? E devo dire che essendoci anche questo 6 di bastoni, potrebbe essere un'idea geniale, un qualche cosa che vi possa far uscire da questa situazione. Il 6 di bastoni, in questo caso, secondo me, può fare riferimento a qualche attività online. Aprire un negozio online, un negozio virtuale, un canale Instagram, un canale YouTube. Cioè, ho come la sensazione che ci sia qualcosa di nuovo che bolle in pentola e che vi possa effettivamente dare o più visibilità nella vostra attuale situazione e quindi vi dà
come la possibilità di guadagnare di più, potrebbe essere un nuovo inizio, potrebbe essere qualche hobby che finalmente decidete di mettere a produzione, mettiamola così. È come se decideste di iniziare a vendere quello che fate. Andiamo a vedere il 3 di spade. Re di bastoni, 8 di pentacoli che avete già qui e 6 di spade. Allora, qui la sensazione è anche con questo 2 di pentacoli, soprattutto se avete già un lavoro fisso, cioè nel senso un lavoro che vi impegna la maggior parte della giornata, la sensazione con questo 3 di spade è che ci sia da sacrificare del tempo personale per riuscire a fare un po' tutto. Ehm, Effettivamente avete questo 8 di pentacoli, quindi c'è come una certa costanza nell'applicarvi, però è anche vero, come vi dicevo prima, che il 3 di spade ci parla di sacrificio, di qualche cosa che dovete sacrificare. Secondo me può essere o il tempo per voi, magari il tempo personale o il tempo per la famiglia. C'è come qualche situazione che dovrete temporaneamente mettere in stand-by per seguire le altre due che state seguendo. Andiamo a vedere 10 di pentacoli. Re di coppe. E asso di bastoni. Voglio un'altra carta per il re di coppe. Tre di coppe. Potrebbe anche essere il tempo, quello che sacrificherete, dedicato alla famiglia. Questo ve lo dico perché c'è la carta del 10 di pentacoli ed è proprio la carta della famiglia. Diciamo che qualcuno potrebbe essere un po' richiamato all'ordine per la serie i bambini hanno bisogno di te, io ho bisogno di te, non passiamo più tempo insieme, però è un momento, quindi sarebbe interessante far capire alla controparte che si sta facendo tutto per migliorare la situazione familiare. Ehm, io credo che ci sia come una titubanza nel capire qual è la priorità. Perché qui avete due assi. Quindi qualche cosa che inizia c'è. L'asso di bastone di solito è un'azione con intenzione. C'è anche un 3 di coppe, quindi secondo me potrebbero anche esserci delle amicizie in mezzo, quindi magari potrebbero distrarvi nel senso che vi dicono ma sì, ma lascia stare il lavoro, vieni, passatela un po' bene, esci con noi, piuttosto che la famiglia che reclama tempo. Oppure, perché non è che lo sento proprio così tanto negativo questo 3 di coppe, però diciamo che ci sono delle persone vicino a voi che potrebbero essere gli amici che è come se volendo aiutarvi vi dessero delle alternative in più rispetto a quello che state facendo che un po' vi confondono. Non lo so, voi avete in testa, vi faccio un esempio per seguire il filone di prima, avete in testa di aprire un canale di YouTube e qualcun altro viene e vi dice ma no, ma non fare YouTube che è un percorso lento, apri il negozio di Amazon piuttosto che, non lo so, apri un e-commerce. Cioè è come se vi dessero altre idee che un po' confondono le acque. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Sacerdotessa, fante di coppe, giudizio, 2 di spade e mago, un altro 1. Allora, secondo me tra la sacerdotessa e la carta del giudizio farete un po' appello a quello che sono le vostre esperienze passate. Cioè, è già successa una cosa simile, come ve la siete cavata, che cosa non ha funzionato, cosa invece ha funzionato e di lì prenderete ispirazione. Il 3 di bastone è una carta molto positiva perché parla di espansione, parla di prosperità, parla di qualcuno che va avanti in un progetto che è già iniziato. E qui abbiamo di nuovo un mago. Secondo me, ragazzi,
lavorerete alla grande. Cioè, il mago, che è un po' mi richiama l'energia dell'asso di bastoni, è l'azione fatta con intenzione, è l'alchimista, è colui che è in grado di trasformare l'energia pesante in energia preziosa. Non darete retta a nessuno. Nonostante i dubbi, però, secondo me, cioè i dubbi vi servono appunto per fare delle valutazioni, il passato vi servirà per capire cosa sì e che cosa no. E guardate, finiamo poi con un 8 di pentacoli che adesso andiamo a vedere, ma secondo me si creerà come una nuova opportunità di lavoro, una nuova quotidianità, una nuova regola, una nuova costanza. Qui abbiamo la regina di coppe e il mondo. Quindi qui abbiamo anche il re di coppe. Quindi secondo me ragazzi alla fine del periodo ce la farete a riportare in equilibrio la vostra situazione economica, perché secondo me inizierete qualcosa di nuovo che vi aiuterà a rimpinguare un po' le casse. È vero, niente viene per niente, probabilmente dovrete sacrificare del tempo prezioso per voi, per la famiglia, per gli amici, cioè è come se ci fosse qualche cosa che mettete in stand-by per dare priorità ad altro. Però i risultati arrivano, ragazzi. Allora, se parliamo di situazione economica dura e pura e dura, ci sono degli alti e bassi, effettivamente, in questi 30 giorni. Potrebbe essere necessario valutare bene dove spendere, non che vi manchino, però è anche vero che ci saranno delle spese da affrontare proprio in previsione di far crescere i vostri attuali guadagni. Se per caso avete degli investimenti già attivi e questi non funzionano, cioè non siete in perdita, però non vi danno neanche grossi guadagni, potrebbe essere il momento giusto per pensare di guadagnare in altro modo, soprattutto se avete degli investimenti bancari. Anche per quello che riguarda le case, cioè qui vedo qualcuno che potrebbe avere delle case di proprietà che sono in affitto, però è come, come vi posso dire? È come lo stipendio fisso. Avete un'entrata ma è sempre solo quella. Quindi se volete fare qualche movimento in più non si può fare perché c'è un tetto, ok? Quindi qui si tratta di aumentare le vostre entrate fondamentalmente con delle nuove idee. Ed sarà molto importante, soprattutto se siete autonomi o se state iniziando un nuovo business, sarà importante curare i social, curare la comunicazione. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo. Vediamo che cos'altro. Ah, comunque, avendo la temperanza, ragazzi, devo dire che questo mese vi servirà per capire come riportare in equilibrio la situazione economica. Non che sia cioè, come vi posso dire, non che sia tremenda, però sì che ci sono questi alti e bassi e avete bisogno di aumentare. Gli alti e bassi potrebbero essere perché appunto come vi dicevo prima c'è come un tetto di ingresso, stipendio fisso piuttosto che rendita fissa e le spese invece potrebbero variare, quindi avete come bisogno di aumentare gli ingressi, le entrate. Andiamo a vedere qualche oracolo, vediamo cosa vi consigliano ancora. Luglio e siamo ad adesso. Io sto pubblicando la lettura a fine luglio, ma è comunque una lettura temporale, ragazzi, quindi se voi la vedete a settembre vale 30 giorni da quando la vedete. Tenete presente che luglio potrebbe fare riferimento a quello che è già stato, oppure a luglio dell'anno prossimo. Però io ho come la sensazione che qualcuno di voi durante questo periodo possa vivere come delle sfide, delle spese impreviste, potrebbero esserci degli spostamenti imprevisti. Ragazzi, per la salute di qualcuno, ora io non tratto quasi mai la salute, non mi piace perché la mente crea, noi creiamo vibrazione anche solo per il fatto di pensare e trattando la salute quando io dico ah sì potrebbe succedervi quello, uno si fissa e va a finire che poi lo concretizza, lo materializza, ok? Bene, andiamo a vedere un altro oracolo. Carta numero 19, che tra l'altro è il numero della carta del sole.
e parla di flessibilità. Beh, io non vedo sinceramente che siate rigidi da dire dovete lavorare sulla flessibilità. Però è anche vero che avete un 2 di pentacoli. La cosa interessante è che sembra una contorsionista del circo e qui abbiamo il giocoliere del circo. Mi viene un po' in mente, non è tanto sì, può essere la flessibilità delle regole, la flessibilità del corpo. Tenete presente che noi lavoriamo a doppio senso, ci sono due correnti energetiche, una manifestante, una ascendente e una discendente, ok? La corrente ascendente va verso l'alto ed è la corrente liberatoria a livello dei chakra e l'altra è la corrente discendente, la corrente manifestante. Che cosa vuol dire? Che se io sono rigido con la mente, manifesterò una rigidità nel corpo. Se io sono rigido con il corpo, manifesterò una rigidità nella mente. Cioè si può lavorare su tutte e due. Quindi se io voglio rendere flessibile la mia mente, lavorerò sul corpo fisico. Fate stretching, letteralmente. E automaticamente si va a lavorare anche a livello energetico sul tipo di mentalità, diventa più flessibile. Ed è la stessa cosa, se io inizio a pensare in modo un po' più flessibile, anche il corpo fisico lo sente, ok? Risuona con questa cosa e diventerà più flessibile. So che può sembrare una sciocchezza, però provate, provate e poi mi direte perché è così, è reale. Se voi volete lavorare la cocciutaggine, per esempio, la rigidità mentale, iniziate a fare stretching, quello aiuta. Secondo me la flessibilità in questo caso, quello di cui vi parla questa carta, è la chiave per riuscire a gestire un po' il tutto, per riuscire a portare avanti un po' il tutto. Siate flessibili, non siate rigidi, non fatevi bloccare dal ego. Le cose devono andare così perché io voglio che vadano così. Quindi è un po' come se vi dicessero navigate il flusso. Bene, amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, potete iscrivervi, potete condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. La stessa cosa poi la potete anche fare attraverso la sezione degli abbonati. Anche lì tratto le credenze limitanti divise per settore, quindi i soldi, l'amore, la famiglia e via dicendo. Tratto anche temi di metafisica, che è quello che vi ho appena spiegato, cioè come lavorare i chakra per alzare le vibrazioni, per pulire il campo energetico, per vivere sempre meglio fondamentalmente. E poi ci sono anche temi di metafisica che vi spiegano come la malattia sia la comunicazione del nostro corpo di quello che non va a livello psicoemotivo. Comunque, i titoli dei video si vedono, sono pubblici, quindi se volete capire un po' di più di che cosa sto parlando, potete dare un'occhiata appunto ai titoli dei video entrando nelle playlist con le copertine lilla. Se non vedete il tasto abbonati ragazzi è perché avete un iPhone, quindi o accedete da un altro telefonino o dal computer. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!